Mi chiamo Filippo Russo, ho 63 anni, sono il titolare della manifattura Russo Filippo, nata nel 1990. Senz'altro parlo un po' di storia della mia azienda, è importante non dimenticare il mio passato. Mi sono arruolato in una scuola militare da ragazzo, per cui ho anche un'esperienza militare importante. Mi sono concedato e ho ripreso gli studi di meccanico. Un diploma sulla meccanica, negli anni 90 ritorno nel servizio militare, mi riconcedo e mi invento di creare un'impresa. La mia attività non è nata nel mondo del riciclo, ma è nata nel mondo tessile. Per un paio di anni ho lavorato creando filati, per poi dopo diventare tessuti, farli diventare tessuti. In quel periodo, negli anni 90, l'impresa subiva una trasformazione. Il mondo tessile si trasformava nella delocalizzazione su paesi Est Europa, Asia. Da lì mi è venuto l'idea, visto che c'era un crollo importante nella parte manifatturiera dei filati, di trasformarmi in azienda di riciclo materie plastiche. Vi dirò che non è stato facile. Probabilmente sarò stato uno dei primi lungimiranti nel territorio, riciclare la plastica, una sfida importantissima. Penso che magari all'epoca riciclare era una parola quasi fantascientifica. 5 anni di studi, una formazione professionale importante per capire tutte le norme ambientali, e nel frattempo il mondo cambiava. Si iniziava a parlare di inquinamento, si iniziava a parlare di recupero di materiali, e probabilmente io mi sono trovato in quel periodo importante da avere anche e dare fiducia a creare e a trasformare nel mondo del riciclo, prima meccanico e successivamente nei compound, la mia azienda. Se parliamo di forniture, di scarti, sottoprodotti di materiale plastico, noi cerchiamo di colpire direttamente, cioè di concentrarci direttamente nella produzione. Un esempio che è nella creazione del prodotto. In questo caso noi cerchiamo sempre di fare una ricerca attenta con aziende che poi diventano fornitori di questi materiali plastici. Possono essere tranquillamente aziende che stampano prodotti, aziende nel mondo del packaging, dove ci sono importanti quantità di materiale di scarto. Può essere anche una petrochimica, può essere dei compoundatori. Per cui noi siamo interlocutori, cioè cerchiamo di colpire dove esiste veramente lo scarto. Parliamo di scarto industriale. Negli ultimi anni il mondo del riciclo, particolarmente dal dopo Covid, è in forte trasformazione. Mentre qualche anno fa era quasi facile andare dal fornitore, recuperare i loro materiali obsoleti, cioè i loro scarti, trasformarli e poi venderli, con pochissime quasi difficoltà. Negli ultimi anni c'è stata una vera e propria trasformazione. Dalle prime manifestazioni ambientalistiche contro la plastica, che ripeto non è colpa della plastica che inquina il mare, l'aria, gli oceani, la terra, le acque, ma la colpa è dell'essere umano. Per cui io dico sempre e sono sostenitore che la plastica ha permesso di migliorare tutti i processi a livello mondiale.
i nuovi clienti o acquirenti. Ecco, oggi c'è una trasformazione. Ripeto, mentre prima recuperavo la plastica, la lavoravo, la facevo diventare un polimero e poi la proponevo, oggi si cambia. Si lavora la plastica, ma prima di lavorarla si crea una ricerca, è importante, e si cerca di lavorare questa plastica con dei processi più controllati. Per cui il fornitore può essere un cliente tranquillamente, perché si creano dei studi da poter convincere e far capire che il prodotto che andiamo riciclato, seguendo tutti i vari processi normativi, può essere reimpiegato nel loro sistema produttivo. Per cui, ripeto, la plastica non è un prodotto inquinante, il problema dell'inquinamento è l'uomo, cioè l'essere umano. Questa è la mia filosofia del nuovo riciclo. È un dato importante. Dovrei chiedere direttamente all'ufficio per capire le quantità mensilmente che entrano. Io non li chiamerei rifiuti, perché una parte è rifiuto, una parte è materia prima secondaria, una parte è sottoprodotto, no? Penso che siamo, ripeto, un dato così intorno ai 3 milioni di chili. Se penso il progresso anno per anno, e se penso dal 2000 ad oggi, la trasformazione che c'è stato nel mondo della lavorazione della plastica. Se parliamo di dispositivi per riconoscere la materia plastica, in questo caso diventa importante riconoscere le varie tipologie, PP, polipropilene, PA, PE, PS, che sono i materiali largamente utilizzati nell'odiernità. Cioè, nelle nostre case noi siamo bombardati da questi materiali sotto forma di packaging, di contenitore per il benessere. Un esempio, il detersivo, il contenitore per lo shampoo, per il bagnoschiuma. In un evento internazionale fieristico che noi abbiamo partecipato, abbiamo conosciuto una compagnia coreana. Mi ha presentato questo dispositivo, questo PLA scan, e posso dire che sono rimasto affascinato. Perché affascinato? Io sapevo che esistevano già dei dispositivi di riconoscimento. Attualmente noi abbiamo un piccolo laboratorio nella mia compagnia e il riconoscimento dei materiali è più impegnativo, per cui si crea il pezzettino o il macinato o il polimero, si porta nel laboratorio con un DSC, tramite dei grafici andiamo a stabilire il prodotto. Avere per mano con una facilità e magari, perché no, dare a un responsabile di reparto questo riconoscimento facilita e velocizza tutti i vari processi. Il riconoscimento dei materiali, prima di avere un laboratorio, attualmente noi abbiamo un laboratorio, non abbiamo il PLA scan, ma abbiamo questo laboratorio che ci permette di riconoscere i materiali. Se invece parliamo dall'inizio, come si riconoscevano i materiali, dobbiamo parlare dal 94 in su. C'erano controlli quasi rudimentali. Uno di questo controllo era il suono del materiale.
in base al suono del materiale e alla consistenza del materiale si poteva riconoscere il materiale. Un esempio, il polipropilene, visto che ho un orecchio musicale, suona diversamente di un ABS. Ma il problema era quanto c'era l'ABS e il polistirene. Ok? Per cui lì ho sviluppato personalmente la ricerca. Sembra strano, era l'inizio che entrava nella mia azienda il computer. Oggi non è più un problema, abbiamo un laboratorio, abbiamo una conoscenza, ci sono delle persone qualificate a capire i materiali, ma ripeto, avere un strumento quasi fotografico e monitorare i materiali in ingresso, in questo caso la PLA Scan, potrebbe migliorare tutti i nostri processi. Ad oggi il materiale principale che forniamo è la poliamide, sotto vari aspetti, sia a livello di cascame, di macinati e di compound. A seguire i tecnopolimeri e una parte di poliolefine. Questi sono i materiali più importanti. Ma allora, senz'altro è un prodotto che semplifica la conoscenza dei materiali. Un grosso problema che noi abbiamo in azienda è nel creare figure all'interno del proprio organico di conoscenza dei materiali. Una persona che viene a lavorare qui non ha delle conoscenze chimiche da poter spiegare la differenza di un polipropilene o di un PET, per cui c'è già un ostacolo. Se noi abbiamo un strumento, in questo caso il PLA Scan, di riconoscimento visivo, senza interpellare il laboratorio, semplifica tutto il controllo. Immagino che si ha una rapidità nella trasformazione del prodotto. La prima trasformazione che viene effettuata dalla manifattura russo è il riciclo meccanico, per cui noi abbiamo creato questa materia prima che ci permette poi distribuire o addirittura crearci dei compound di nostra produzione. È un prodotto molto leggero, un prodotto che possiamo portare tranquillamente in mano, molto rapido nel darti un grafico. Mi auguro anche con il prezzo che sia sempre un prezzo più abbordabile, perché nella mia azienda di PLA Scan ce ne andrebbero almeno 3 per semplificare tutti i vari passaggi, dall'ingresso della materia prima, dalla cernita e dalla produzione. Sulla rapidità e il riconoscimento dei materiali in pochissimo tempo è importante. Il mondo del riciclo è in trasformazione. Abbiamo una parte di visione dove la maggior parte della persona comune pensa che la plastica inquina l'ambiente e questo è un grosso problema, far capire oggi che siamo bombardati da prodotti di materiale plastico, le nostre auto, il nostro ambiente, la nostra abitazione, le nostre abitazioni. Oggi la plastica occupa un ruolo importante nell'industria, ma da non dimenticare che c'è un'industria importante a livello europeo
che produce manufatti in plastica e che entrano nelle nostre abitazioni. Per cui sono sfide importanti. Il riciclo deve essere visto come risorsa per la trasformazione di materiali obsoleti o di fine vita. Per cui io mi auguro che il riciclo diventa sempre più tecnico, sempre più importante per la nostra esistenza. In questo caso abbiamo una risorsa infinita da poter utilizzare salvaguardando il sfruttamento della terra, per cui ben venga questo riciclo. Politica ambientale al supporto delle imprese. Noi siamo bombardati da leggi che spesso non aiutano le imprese di riciclo. Le politiche sul riciclo sono importanti, ma non devono soffocare le varie imprese. Le politiche ambientali devono aiutare queste aziende a migliorare i loro processi sia all'interno che all'esterno, con coadiuvati da documentazione, da prodotti ecosostenibili, senza soffocare con varie tipologie di leggi il riciclo. Possiamo occupare spazi importanti in questo meraviglioso mondo di ecosostenibilità. È una bellissima domanda, necessita di un'eccellente risposta. Siamo in un periodo veramente problematico sul mondo del riciclo. Da non dimenticare la crisi a livello europeo dell'automotive. La mia azienda, il 60% del fatturato circa, è rivolto al consumo di questi polimeri sull'automotive, per cui è un problema importante. Oggi stiamo cercando di superare questi 19 mesi faticosi di crisi. Un'altra crisi che stiamo affrontando sono le risorse umane. Purtroppo mi scontro tutti i giorni con la capacità del personale. Non abbiamo persone che ci permettono di aumentare la nostra produzione. Noi come azienda siamo fortunati perché parecchie industrie che creano scarti piace la nostra filosofia di riciclo, per cui diventa economia circolare. Sono molto attenti ai loro scarti, per cui necessitano che i loro scarti vengano monitorati di tracciabilità, sono molto attenti di ciò che noi facciamo e questo è un bel successo della manifattura russa. L'insuccesso è purtroppo scontrarsi con una realtà. Oggi l'intelligenza artificiale ancora non è entrata in un'azienda come la mia. Nel futuro mi auguro che ci possa dare una mano. Abbiamo una mancanza di personale, facciamo fatica a completare i 2 turni, facciamo fatica a trasmettere l'importanza del nostro lavoro. È una grande sfida da affrontare sia in Italia che in Europa. Non c'è ricambio. Noi abbiamo bisogno di giovani, persone che amano ciò che fanno, non solo lavorare per poi dopo smettere. Il lavoro oggi è da considerare cultura. Quando l'impresa investe, non investe solo per la parte egoistica di guadagnare di più, ma investe per garantire futuro. Il futuro va coadiuvato con delle risorse, con del personale, con delle capacità anche di visione.
Senza di questo non possiamo andare avanti né in Italia, né in Europa, né in Asia, né in tutto il mondo. La manifattura russa è in fase di trasformazione importante. La tecnologia ci può dare una mano. Velocizzare i processi nostri, possono migliorare tutti i vari aspetti. Possono migliorare anche le persone che lavorano nella manifattura russa. Cosa mi aspetto? Mi aspetto relazioni internazionali, conoscersi con partner o aziende a livello internazionale, senz'altro è una ricchezza per la manifattura russa, ma penso che è anche una ricchezza per l'azienda che si può trovare dall'altra parte del mondo. Oggi bisogna ragionare con una visione molto internazionale, creare partnership di collaborazioni con aziende che credano all'ambiente, al lavoro, all'onestà, diventa una ricchezza in tutti i sensi. Mi auguro che nel futuro possa trovare dei partner, perché no, come Repla o come altre aziende, di collaborare e di crescere assieme. Puro non è puro, prima di Repla, il vero riciclo.